Buonasera, sono Giorgio Poggio e sono amministratore delegato di Aprile UK, ma sono anche director della Camera di Commercio e Industria Italiana qui a Londra. Oggi voglio parlarvi del registro delle imprese. In Inghilterra il registro delle imprese si chiama Company House. Perché ve ne voglio parlare? Perché qualora vogliate fare trading con un'azienda inglese, sappiate che avete la possibilità di guardare all'interno di questa azienda gratuitamente, come attraverso il registro delle imprese. Se voi andate nel vostro motore di ricerca in internet e digitate le parole Company House, troverete tutto l'elenco delle aziende inglesi. Navigando in questo sito, all'interno della singola azienda, scoprirete gli ultimi bilanci, chi sono le persone al comando, chi sono i soci, chi sono le persone di massima rilevanza e tutta una serie di informazioni che vi aiutano a decidere se è più o meno rischioso lavorare con quell'azienda. Dovete sapere che in Inghilterra è molto semplice costituire un'azienda. Il costo vivo di aggiornamento, di mantenimento dell'informazione nella Company House è ben £13 all'anno. I costi vivi per costituire una società, una LTD che equivale alla nostra SRL, è £12 e si è subito registrati presso la Company House. Il capitale sociale minimo per costituire un LTD è di £1. La gestione è semplice ed efficiente. La burocrazia è minima. Per le società di capitale esiste uno statuto standard che si chiama Memorandum and Articles of Association. È determinato per legge ma si può modificare nel tempo in funzione delle esigenze della compagnia azionaria. Ci sono due tipi di società che potete costituire in Inghilterra: società di persone e società di capitali. Oggi andiamo a vedere le società di capitali. All'interno dell'insieme delle società di capitali troviamo due tipi: la Public Limited Company e la Private Limited Company. La più diffusa in Inghilterra è la cosiddetta LTD, Private Limited Company, e sono limited by shares, quindi possiede un capitale azionario e la responsabilità di ciascun socio è limitata al capitale inizialmente investito. Limited by guarantee, questa è una società che viene sostanzialmente utilizzata da società non profit, clubs, associazioni sportive, unioni studentesche e quant'altro. Public Limited Company ce ne sono tre tipi: abbiamo la partnership, limited partnership e limited liability partnership. Al di là di lasciarvi andare a guardare differenze su questo libro, che è Brexit, istruzioni per l'uso del nostro Presidente della Camera Alessandro Umberto Belluzzo, voglio invece farvi venire un po' l'appetito raccontandovi come si fa a costituire in Inghilterra una Public Limited Company. Intanto bastano due azionisti. Il capitale minimo da versare è £50.000, ma solo il 25% è da versare. nel caso le perdite dovessero erodere il capitale sociale, non è necessario procedere con il reintegro, che questo è molto importante. Costituire un'azienda quindi in Inghilterra è abbastanza semplice. Poi c'è tutta una serie di regole dove vengono tra l'altro descritte ancora una volta in questo libro a livelli generali, ma danno comunque un'idea dell'insieme. Qualora vogliate aprire una società qui in UK o qualora vogliate controllare la solidità finanziaria della società con cui lavorate qui in UK, sappiate che tutto parte dal registro delle imprese, dove qualunque tipo di azienda è registrata. Vi ricordo ancora che si chiama Company House e l'ho trovato su internet ed è gratuito. Bene, anche per stasera è tutto, vi auguro una buona settimana, ci vediamo alla prossima. Ciao!